Durante i lavori della commissione sul rapimento di Aldo Moro nel 2015 emerge la figura controversa di un uomo, Tullio Olivetti. Chi era Tullio Olivetti? Di certo si sa che era il titolare di un bar, l'omonimo Bar Olivetti, sito in via Fani. Il bar dietro le cui siepi attesero i finti aviatori che spararono sulla scorta di Moro. (14 maggio 1977). A Roma si svolge nella notte un blitz che porta all'arresto di alcune persone legate alla società Ra-Co-In, una società di import-export, almeno formalmente, perché in realtà vende armi di tutti i generi, dalla pistola alla mitragliatrice, dai pezzi di ricambio ai detonatori a distanza. Gli arrestati sono 15, compresi i titolari. Alla Ra-Co-In si era arrivati dalla scoperta di un covo dell'anonima Sequestri, in cui, oltre al ritrovamento di armi, era stato trovato un catalogo, quello della Ra-Co-In, fino ad allora società sconosciuta. Da quel momento i telefoni della ditta erano stati messi sotto intercettazione. In special modo le utenze private del titolare, Luigi Guardigli. Si scopre così qual è la clientela della Ra-Co-In: cristiani maroniti del Libano, zairoti, eritrei. Richieste che arrivano alla sede di via Clementina 2, dove Guardigli organizza i tir per le spedizioni e di cargo con bandiere più o meno fasulle. Le ordinazioni arrivano da grosse società svizzere, e svizzere sono le banche su cui transitano i pagamenti. Dopo l'arresto vengono mandati a processo per direttissima Luigi Guardigli ed Armando Patanè Spataro, socio di Guardigli. Tra gli indiziati entra anche un uomo dell''ndrangheta calabrese che fa perdere le proprie tracce. È un pezzo da 90, si chiama Giorgio De Stefano ed è uno dei rampolli del clan De Stefano. Secondo i primi accertamenti, i rappresentanti della ditta tengono rapporti anche con gli esponenti del terrorismo nero e a Pierluigi Concutelli era stato trovato un foglio illustrativo sull'utilizzo di armi identico a quelli usati dalla Ra-Co-In. Dalle carte della ditta, il magistrato Armati si fa l'idea che la Ra-Co-In abbia in corso affari per centinaia di migliaia di dollari. Vengono raccolti 10 volumi, più di 30 kg di documenti, fascicoli, libri contabili, carteggi marcati segretissimo. Sembra che l'istruttoria stia compiendo passi decisivi in avanti. Dopo essere stato interrogato per giorni, Guardigli chiede protezione al giudice, asserendo di essere stato minacciato in carcere da uno sconosciuto, probabilmente ricollegabile a Giorgio De Stefano. Guardigli, forse per giustificare il possesso di documentazione esclusiva in materia di armi, afferma: «Sono stato confidente della Guardia di Finanza a suo tempo e fino al momento del mio arresto collaboravo con i servizi di sicurezza». Lo dice dosando la ricerca dell'effetto. Poi tutto si blocca, perché le armi importate, in realtà, hanno la canna otturata, tanto da poter essere fatte passare come modelli ad un controllo imprevisto. La linea della procura è che questi modelli venissero poi modificati presso alcune officine con l'aggiunta di altri pezzi, trasformandoli da oggetto da collezione in armi funzionanti. Ma tale linea non passa. Le armi vengono considerate armi giocattolo e da nulla servono a quel punto gli indizi sui collegamenti con i libanesi e con il mafioso italo-americano Frank Coppola. Anzi, Guardigli viene definito un soggetto con personalità mitomane da una perizia del professor Franco Ferracuti e di Aldo Semerari. Giova ricordare che questi ultimi erano entrambi iscritti alla P2 ed entrambi legati ai servizi segreti. Addirittura Ferracuti era un agente della CIA.
Secondo Guardigli, a proporre l'affare con i libanesi era stato proprio Tullio Olivetti, anzi, per essere precisi, un suo conoscente, Vinicio Avegnano, in collaborazione con Frank Coppola, che Guardigli avrebbe incontrato proprio a casa di Tullio Olivetti. Olivetti viene convocato in questura, ma si rende irreperibile, poi scompare dall'inchiesta. Per la commissione è la prova che Olivetti era uomo tutelato dai servizi, che ne agevolarono l'uscita dal procedimento. E sempre secondo la commissione, Olivetti sarebbe stato fra le persone elencate nelle strutture ricettive nei giorni precedenti la strage di Bologna. La commissione lascia quindi intendere che il bar sia stato usato come base logistica per l'attentato e che lì abbiano sostato gli aviatori, non dietro le fioriere come dichiarato dai brigatisti. Sempre la commissione sostiene che il bar non fosse in quei giorni chiuso, come dato per scontato dai primi rilievi di quei giorni. Altri 4 o 5 armati con mitra e pistol machine indossavano divise di aviatori molto approssimative, un travestimento attentamente studiato. Nella zona, infatti, abitano molti dipendenti di linee aeree. Erano da qualche minuto appostati dietro le siepi del bar Olivetti, da tempo chiuso. Ma dall'escussione di testimoni dell'epoca esce solo una grande confusione. Alcuni lo danno chiuso da mesi, ed in effetti risulta un fallimento del medesimo qualche mese prima. Altri lo danno in funzione e in attività, ma non quel giorno, forse chiuso per il riposo settimanale. A sostenerlo, ad esempio, è l'attore Pannofino, uno dei testimoni di quel giorno. Alcuni giornalisti invece lo danno addirittura come aperto e funzionante. Ma a prescindere dalla sua apertura o dalla chiusura, quello che fa pensare, secondo la commissione, era il tipo di clientela che frequentava quel bar. Vengono elencati i nomi di Badalamenti, De Pedis, Carminati e di una serie di estremisti di destra e di sinistra. Persino la scorta di Aldo Moro a volte si fermava a fare colazione in quel bar ed avrebbe addirittura sconsigliato la signora Fida Moro dal frequentarlo. Sopra il bar vi era un ufficio commerciale, il cui titolare, Bruno Barbaro. Signor Barbaro, ieri sera ha sentito a Rossonero la testimonianza del signor Marini. Sì. Lei si è riconosciuto nel personaggio con il cappotto di cammello? Non un cappotto, ma un giaccone di cammello. Sì, e com'è andata quel giorno del 16 marzo? Stavo uscendo di casa e prima della curva mi sono fermato perché ho sentito sparare. Dopodiché, dopo un po' di tempo, non sentendo più niente, sono sceso giù. Nel frattempo però nel scendere ho visto passare una macchina blu, una macchina scura seguita più o meno a una certa distanza da una moto. Ma lei palette della polizia in mano non ne aveva? No, palette io non ne avevo perché non faccio il poliziotto, ne faccio... abito qui dietro e ho l'ufficio qui a via Mario Fani 109. Ecco, però qualcuno con la paletta c'era quella mattina? Nel frattempo in cui abbiamo fatto questo e dopo aver coperto il morto che stava per terra con un giornale, a 50 metri di distanza, circa lassù dove c'è quell'entrata a sinistra, si è fermata una macchina, un'Alfetta bianca di quelle vecchie, dove è sceso gridando come un matto una persona con una paletta in mano e gridava a fasi sconnesse, via di sé, proprio come un pazzo, eccetera. Cosa voleva da voi? Cosa vi ha detto? Niente, a noi ci ha detto di allontanarci immediatamente, eccetera. E mentre io stavo spiegando che c'era la persona a destra della macchina, quella sul sedile di sinistra, cioè, che stava respirando, mi ha dato uno spintone, mi ha buttato sopra una delle ringhiere lì, che mi ha fatto anche male a un dito. Bruno Barbaro era cognato del colonnello Fernando Pastori Stocchi, all'epoca comandante della base militare di Capo Marrargiu, in Sardegna, dove si addestravano gli uomini di Gladio. Per la commissione, quell'ufficio di import-export era una copertura dei servizi, ma il legame fra l'ufficio e i servizi non trova per ora riscontro. Ed era frequentatore del bar Olivetti anche il colonnello Guglielmi, casualmente in zona quella mattina per un invito a pranzo, e anch'egli legato a Gladio. Ma questa è un'altra storia.